Oggi in Grimoto andiamo ad effettuare il primo tagliando a una Turismo Veloce RC SCS. Nel primo tagliando non è una semplice manutenzione come potete immaginare su olio e filtro e la moto è fatta, ma c'è tutta una serie di controlli da rispettare e noi utilizziamo la tabella di manutenzione originale che viene fornita nel manuale di uso e manutenzione della moto. Ci sono tutta una serie di controlli da fare che pian piano vi farò vedere e potrete capire che cosa veramente significa fare un primo tagliando a una moto come questa. Allora, come prima operazione andiamo a sostituire l'olio motore, che voi direte con 1000 km perché deve essere da sostituire, alla fine ha solo 1000 km. Perché il primo olio è un olio di riempimento iniziale e dovete considerare che il motore, pur subendo un pre-rodaggio diciamo in fabbrica, tutti i vari componenti si devono girare insieme e questo genera della sporcizia nell'olio. Il primo olio è importante cambiarlo ai primi 1000 km appunto perché si possono trovare all'interno un maggior quantitativo di sporcizia. Stiamo rimuovendo l'olio anche dal radiatore dell'olio in modo da svuotarla il più possibile dall'olio esausto, l'olio vecchio, per mettergli dentro il maggior quantitativo possibile di olio nuovo. Comunque un minimo di olio in giro nelle pareti del motore rimane. Quindi in questo modo noi ci assicuriamo di tirare fuori quello che più si può tirare fuori. E questa è esattamente la sporcizia di cui parlavo prima. Non ci sono pezzi grossi. No, nel complesso è un bel olio, direi che a parte i detriti che c'erano già, si scontrano problemi nella moto guardando l'olio. Tutte le volte che si toglie il radiatore dell'olio vanno cambiati gli OR, come tutte le volte che si cambia il filtro dell'olio bisogna cambiare l'OR del coperchio del filtro olio. Sì, questo è il freno di stazionamento, come fosse il freno a mano, solo che questo qua è un freno a pedale. Se la parcheggi in salita con una moto normale metti la marcia e quella rimane ferma. Insomma, dovrebbe rimanere ferma perché il motore si blocca. In questo caso la frizione rimane aperta e quindi la moto continua a camminare. Piattaforma 3 cilindri 540, gradazione 540, utilizziamo l'olio Motul 7100, completamente sintetico. La prima lavorazione, che era la sostituzione dell'olio motore, è stata fatta. Proseguiamo con tutta la lista di controlli. Magari non rispetto perfettamente l'ordine a seconda di come mi trovo meglio a lavorare, ma ci saranno da fare tutti questi controlli. Adesso, dato che ho già smontato il puntale per la sostituzione dell'olio, sono comodo per fargli i serraggi dei carter e i serraggi della coppa dell'olio, per garantire che ci sia il corretto serraggio e che nei primi 1000 km non si siano allentate le viti o che non si siano schiacciate le guarnizioni. Un altro controllo molto importante da fare, soprattutto ai 1000 km, è il controllo del pignone. Bisogna controllare che effettivamente non abbia perso il serraggio, proprio per il discorso che la moto è nuova e devono ancora assestarsi tutti i componenti, che non abbia perso il serraggio ed eventualmente riserrarlo. Vederlo così non sembra che abbia perso il serraggio, perché la rosetta di sicurezza, questa qua dietro, sembra rimasta in linea con il pignone. Comunque io un controllo del serraggio glielo faccio lo stesso. Ho bisogno di una mano. Non ho bisogno di una mano. C'è il freno a mano, il freno a piede. 140 Newton. Questo serraggio qua è molto importante anche per il funzionamento del cambio, perché se si dovesse allentare, cosa succede? Che il cambio si muove leggermente o ha la possibilità di muoversi leggermente all'interno della scatola del cambio all'interno e questo può far lavorare male i vari innesti. Un cambio che lavora male può essere anche dovuto a un non corretto serraggio del pignone. Già che sei qua ti faccio vedere un'altra cosa, il rinvio dell'asta del cambio, che è questo qua nero. Vedi che ha preso gioco sul 1000 righe di innesto. Questa cosa qua nella guida un pochino si sente e comunque va a smangiare il leveraggio del cambio, che è il materiale più tenero. Quindi andremo a recuperare il gioco serrando un po' di più questa vite. Ecco qua, abbiamo tolto il gioco. Bene, il controllo del pignone l'abbiamo fatto. Adesso, già dato che abbiamo la moto a questa altezza, mi viene comodo proseguire con il controllo dei serraggi, quindi mi armo di una bella mazzetta di brugole e faccio tutto il giro della moto per controllare tutti i serraggi. Chiaramente controllare il serraggio non significa serrare più di quello che è già serrato, ma appoggiare, mettere dentro la chiave, appoggiarsi e controllare che non si sia allentato.
Inoltre alcune delle viti originali già di fabbrica hanno dei segni e basterebbe controllare per capire se si è allentata. Bene, adesso che abbiamo concluso di controllare tutti i serraggi della moto, possiamo procedere con la prossima lavorazione, che è il controllo del livello dell'acqua, del liquido refrigerante. Allora, ci sono due controlli da fare, il primo sulla vaschetta e il secondo nel radiatore, che bisogna smontargli il fianchetto per controllarlo. Allora, il livello è leggermente sotto il livello indicato, quindi potrebbe andare bene, ma glielo rabbocco un filino per sicurezza. Comunque qua si vede che il livello è al massimo, chiaramente la moto, essendo che ha 1000 km, ci sta che il livello sia al massimo e il liquido è molto bello, non ci sono bolle d'aria all'interno del radiatore. Ok, quello lì è il segno del livello minimo, come si vede da qua, si vede che siamo arrivati al livello giusto. Altro controllo è controllare il fluido freni frizione, controllare l'efficienza degli impianti, quindi che tutto funzioni, che la leva del freno anteriore non sia troppo lunga, idem per il posteriore, che non ci siano perdite. Chiaramente l'olio è nuovo, è nuova, non ci sono tracce d'olio. Nemmeno qua. La frenata è poderosa. Freno posteriore frena, inferiore pure lui, frizione bella reattiva. Come data bella manutenzione è richiesto la pulizia e la lubrificazione della zona di contatto tra la leva del freno e il cilindretto. La stessa cosa per la leva a frizione. In questo caso è già stata pulita e lubrificata, infatti lo scorrimento è ottimo. Bene, già che siamo armati di torcia, possiamo andare a controllare eventuali perdite olio, motore, perdite di liquido refrigerante, quindi controlliamo anche le fascette stringitubo, che da lì non ci siano trafilazioni di liquido, e anche i tubi del circuito carburante, quello che si riesce a vedere con la moto montata chiaramente, per capire se ci sono eventuali perdite. In generale un controllo visivo di tutti questi aspetti. Il tappo era bello asciutto. Bene, abbiamo controllato tutto, la moto è in ottime condizioni. Controlliamo anche il kit catena per capire se effettivamente, non che sia da sostituire in quanto la moto è nuova, ma se si è leggermente allentata la catena e va stabilita la tensione corretta. Come si può vedere, infatti, è molto lenta. Adesso provvederò a utilizzare l'attacca di riferimento per controllare la tensione catena. Siamo ad una tensione di 118, in un solo punto della catena dovrei controllarla in più punti, ma già così mi rendo conto che siamo a 118, mentre la casa costruttrice ve lo prevede a 108, quindi va leggermente tirata la catena. Questo controllo andiamo a controllare lo stato di usura, se ci sono eventuali chiodi o forature nelle gomme e la pressione. Controlliamo anche eventuali segni sui cerchi, botte, controlliamo anche i dischi del freno visivamente, un controllo visivo è sufficiente, e chiaramente lo scorrimento dei cuscinetti. Bene, abbiamo concluso tutti i controlli per quanto riguarda la parte meccanica, insomma, e adesso ci concentriamo su questi controlli elettronici. Quindi controlliamo che funzioni il sensore cavalletto, il sensore frizione, tutte le varie sensoristiche, le luci anteriori, posteriori, e poi ci collegheremo con la diagnosi per controllare eventuali aggiornamenti e che tutti i valori rilevati siano corretti. Cosa molto importante al primo tagliando è controllare il serraggio dei poli della batteria, che siano effettivamente ben stretti. Sto collegando il sistema di diagnosi alle prese sotto la sala passeggero, così possiamo controllare tutti i dati sul computer. Non si accende, eccolo, una turismo veloce, lusso RC SCS, quella con il nome più lungo. Accendiamo il quadro.
e colleghiamo il mantenitore di carica, perché la tensione della batteria su queste moto è fondamentale. Ho fatto una scansione globale della moto e non ci sono rilevati errori in nessun campo, però adesso andiamo a fare un controllo accurato soprattutto sull'iniezione benzina per controllare tutti quelli che sono i parametri e i valori rilevati dalla moto. Sono una scarrellata di parametri tutti da leggere. Adesso l'accenderò per controllare i giri motore, posizione farfalla, la tensione della batteria, la posizione delle marce per vedere se il contramarce funziona, controllerò le temperature, controllare se ci sono troppi scarti tra una e l'altra, significa che probabilmente c'è qualche problema, la pressione aria aspirata. Io ho anche la possibilità di controllarli con questo punto di domanda qua sul lato e controllo se effettivamente rispetta i valori dichiarati dalla casa. Questa diciamo che in generale è la parte un po' più scocciante, perché bisogna stare dietro al computer e bisogna controllare in ogni menu che sia tutto aggiornato, però è fondamentale per far sì che la moto sia effettivamente aggiornata in tutti i suoi aspetti. Adesso controllo che effettivamente tutti i menu abbiano gli aggiornamenti giusti. Adesso sono nei GPS, versione software 30, mappatura disponibile 30, è aggiornato. Un altro modo per comunque controllare che ci siano disponibili gli aggiornamenti è controllare effettivamente sul portale MV ufficiale, che è aperto ai dealer. Si entra nella propria casella, negli aggiornamenti mappature, nei bollettini tecnici si controllano che effettivamente ci sono circolari tecniche o aggiornamenti da fare, come in questo caso della piattaforma inerziale, che ha versione 2.0.9 e l'aggiornamento disponibile è una versione 2.0.10, quindi in questo caso è da aggiornare. Ok, adesso che la diagnosi è completata, abbiamo controllato che tutto fosse aggiornato, vi faccio partire l'autoapprendimento perché abbiamo aggiornato la piattaforma inerziale, la metto fuori, la faccio scaldare e così mentre la facciamo scaldare possiamo controllare che il sistema di raffreddamento e che la moto non abbia nessun genere di problemi anche a moto in temperatura. Bene, l'elettroventola è partita, la moto funziona perfettamente, rimangono solo due cose da fare per concludere il nostro tagliando. La prima è lo spegnimento della spia del service che si effettua sullo strumento e la seconda è un bel test su strada per assicurarsi che effettivamente tutti i componenti stiano funzionando, che la moto non abbia problemi, che non ci siano errori. Questi erano tutti i controlli da effettuare su una Turismo Veloce RC SCS Model Year 2023. Ci vediamo al prossimo tagliando. Ciao!